Immagina di essere davanti a un labirinto gigantesco. Muri alti chilometri, milioni di corridoi, un'unica uscita. Se chiedessi a un computer tradizionale di trovare l'uscita, lui farebbe esattamente quello che faresti tu. Imboccherebbe un corridoio. Se trova un muro, torna indietro. Ne prova un altro e poi un altro ancora. Uno alla volta, tentativo dopo tentativo. Anche il supercomputer più potente della Terra ragiona così, in sequenza. Ma se ti dicessi che esiste una macchina capace di percorrere tutti i corridoi simultaneamente, una macchina che non cerca l'uscita, ma che per un istante diventa il labirinto stesso? Benvenuti nell'era quantistica. Per capire perché questa rivoluzione è inevitabile, dobbiamo guardare dentro il telefono che hai in tasca o il computer sulla tua scrivania. Al loro interno ci sono miliardi di transistor, interruttori minuscoli, acceso, spento, 1, 0. Per 50 anni li abbiamo rimpiccioliti, sempre più piccoli per renderli più veloci. Ma ora abbiamo un problema fisico insormontabile. I transistor moderni sono grandi quanto pochi atomi. Se proviamo a rimpicciolirli ancora, gli elettroni smettono di obbedire alle regole. Saltano attraverso i muri. Il computer impazzisce. Siamo arrivati al capolinea della fisica classica. Non possiamo più migliorare semplicemente rimpicciolendo le cose. E c'è un secondo problema, ancora più grande delle dimensioni: la complessità. I nostri computer attuali sono calcolatrici glorificate. Sono perfetti per l'aritmetica, per mandare email, per lo streaming video, ma falliscono miseramente quando proviamo a simulare la natura. Prendi una semplice molecola di caffeina, qualcosa che bevi ogni mattina. Per simulare perfettamente le interazioni di ogni singolo elettrone in quella tazzina di caffè, un computer classico dovrebbe avere più bit di quanti sono gli atomi nell'intero pianeta Terra. La natura non parla la lingua degli uno e degli zeri. La natura parla la lingua della meccanica quantistica. Richard Feynman, uno dei fisici più brillanti della storia, lo aveva capito decenni fa. Disse: «La natura non è classica dannazione. E se vuoi fare una simulazione della natura, faresti meglio a renderla quantistica. Non abbiamo bisogno di computer più veloci. Abbiamo bisogno di un tipo diverso di computer. Non un'evoluzione, ma una specie completamente nuova. Immagina di aver usato candele per secoli, cercando di farle bruciare più luminose. Il computer quantistico non è una candela più grande, è la lampadina elettrica. È un salto tecnologico che rende il passato obsoleto in un istante. Nei computer classici, l'unità fondamentale è il bit. Pensa a un interruttore della luce. Può essere su o giù, testa o croce, nord o sud. Non c'è via di mezzo. Nel computer quantistico l'unità è il qubit e il qubit è pura magia fisica. Immagina una sfera. Un bit classico può essere solo al polo nord, 1, o al polo sud, 0. Un qubit può essere un punto qualsiasi sulla superficie di quella sfera. Può essere un po' nord, molto sud o esattamente sull'equatore. Può essere una miscela fluida e complessa di entrambe le cose contemporaneamente. Questo fenomeno si chiama sovrapposizione. Per visualizzarlo, prendi una moneta. Se la appoggi sul tavolo, è testa o croce. Questo è un bit. Ma se la fai ruotare velocemente, mentre gira, cosa è? È testa? È croce? È entrambe le cose contemporaneamente. Finché non la fermi, finché non la misuri, quella moneta contiene tutte le possibilità in un singolo istante. I computer quantistici lavorano con queste monete rotanti. Non calcolano una possibilità alla volta. Manipolano l'incertezza stessa per esplorare tutte le soluzioni in parallelo. Ma la sovrapposizione da sola non basta.
serve l'ingrediente segreto, l'entanglement. Einstein lo chiamava spaventosa azione a distanza, perché lo terrorizzava. Immagina di avere 2 dadi magici, ne lanci uno qui e l'altro su Marte. Non importa quanto siano lontani. Se qui esce il 6, su Marte uscirà istantaneamente il 6, senza alcun segnale, senza alcun ritardo. Sono legati da un filo invisibile che trascende lo spazio. Quando leghiamo insieme i qubit in questo stato, non sono più particelle separate, diventano un'unica grande orchestra. Modifichi un qubit e l'intera orchestra risponde all'unisono. Ecco perché questa tecnologia fa paura. La potenza non cresce in linea retta, cresce in modo esponenziale. Con 2 qubit puoi gestire 4 stati contemporaneamente, con 3 qubit 8. Sembra poco? Con soli 300 qubit perfettamente connessi potresti gestire più stati di calcolo di quanti sono gli atomi nell'intero universo osservabile. 300 particelle contro l'intero cosmo. È una densità di informazione così elevata che la mente umana fatica a concepirla. Non stiamo costruendo un computer più veloce. Stiamo costruendo una macchina che sfrutta le regole fondamentali della realtà per piegare il calcolo al suo volere. Se è così potente, perché non ne hai uno sulla scrivania? Perché i qubit sono incredibilmente timidi, sono fragili. Basta un nulla per distruggere la magia. Un raggio cosmico, una vibrazione del pavimento, persino il calore di un singolo atomo vicino. Questo disturbo si chiama decoerenza. È come cercare di costruire un castello di carte nel mezzo di un uragano. Basta un soffio e la sovrapposizione crolla. Il qubit smette di essere quantistico e torna ad essere un banale bit classico. La sfida ingegneristica di oggi è questa: isolare questi computer dal resto dell'universo, tenerli al freddo assoluto, nel silenzio più totale. Quando questi computer diventeranno stabili, la prima cosa che crollerà saranno i nostri segreti. Oggi, la sicurezza bancaria, le comunicazioni militari, i tuoi messaggi privati, tutto si basa su un unico principio. È facile moltiplicare 2 numeri primi giganti, ma è quasi impossibile fare il contrario, cioè trovare i numeri di partenza dato il risultato. Un computer classico impiegherebbe miliardi di anni per rompere questa chiave. Un computer quantistico potrebbe farlo in pochi minuti, forse secondi. È quello che gli esperti chiamano Q-Day, il giorno in cui tutta la crittografia mondiale diventerà improvvisamente inutile. Un lucchetto di titanio che si scioglie come burro. Ma se la distruzione della privacy ci spaventa, la creazione ci dà speranza. La vera rivoluzione sarà nella chimica e nella medicina. Oggi scopriamo nuovi farmaci andando per tentativi, un processo lento e costoso. Con un computer quantistico potremo simulare il ripiegamento delle proteine, il segreto della vita stessa. Potremo progettare molecole che si agganciano perfettamente a un virus o a una cellula tumorale, con una precisione atomica. Non più tentativi alla cieca, ma ingegneria molecolare perfetta. Potremmo trovare cure per l'Alzheimer o il cancro semplicemente calcolandole, prima ancora di entrare in laboratorio. E non riguarda solo il nostro corpo, ma il nostro pianeta. Pensa ai fertilizzanti. Per produrli usiamo il processo Bosch, che da solo consuma una percentuale enorme dell'energia mondiale. I batteri nelle radici delle piante fanno la stessa cosa a temperatura ambiente, senza sforzo. Come ci riescono? È un mistero quantistico. Se potessimo simulare e copiare quel processo, ridurremmo drasticamente le emissioni globali. O immagina di progettare batterie per auto elettriche che caricano in secondi e durano decenni, o materiali capaci di catturare la CO2 direttamente dall'aria.
Il computer quantistico è la chiave per sbloccare queste tecnologie. Infine, c'è l'unione di due giganti, l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico. Oggi le nostre AI imparano guardando milioni di esempi. Un cane, un gatto, un cane, un gatto. È un apprendimento lento, basato sulla forza bruta. Un'intelligenza artificiale quantistica potrebbe vedere schemi che per noi sono invisibili. Potrebbe analizzare correlazioni tra miliardi di variabili simultaneamente. Non stiamo parlando solo di un assistente vocale più intelligente. Stiamo parlando di una mente sintetica capace di intuizioni che oggi consideriamo prerogativa esclusiva del genio umano o dell'arte. Una creatività amplificata dalle leggi fondamentali dell'universo. Dove siamo adesso? Non siamo ancora nel futuro di Star Trek. Siamo in quella che gli scienziati chiamano l'era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum. I nostri computer quantistici attuali sono rumorosi, fanno errori, sono difficili da gestire. Sono come i primi computer a valvole degli anni 40. Giganti, costosi e delicati, ma funzionano. Google, IBM, governi di tutto il mondo stanno investendo miliardi in questa corsa all'oro. Non è più una questione di se accadrà, è solo una questione di quando diventerà stabile. Stiamo per lasciare le coste sicure del mondo binario, il mondo del bianco e del nero, per avventurarci nell'oceano profondo della probabilità. Stiamo imparando a parlare la lingua degli atomi e quando finalmente padroneggeremo questa lingua, non ci limiteremo a simulare la realtà. Saremo in grado di ridefinirla. Il computer quantistico non è solo uno strumento, è lo specchio definitivo della complessità del nostro universo. E forse, guardandoci dentro, capiremo finalmente il nostro posto nel grande schema delle cose. Io sono Renderium e questo è il codice sorgente della realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te. Alla prossima scoperta.